Ciao, amici di Zooplanet! Oggi parliamo dei 7 sintomi dei vermi nel gatto. Le infestazioni parassitarie del gatto sono estremamente comuni nei felini di giovane età o che vivono all'aria aperta. I sintomi sono lampanti come per esempio presenza di piccoli vermi nelle feci e diarrea. Ecco come riconoscerli e qual è il miglior modo di intervenire contro i vermi del gatto. Se abbiamo adottato un gattino, alla prima visita medica, il veterinario può aver somministrato degli antiparassitari o aver sverminato il gatto. Questo avviene perché i vermi vengono trasmessi dal latte materno all'organismo del gattino. I vermi sono parassiti che si annidano nell'intestino del gatto e assorbono gli alimenti nutritivi causando il deperimento nel micio. Nel gattino, se non correttamente trattati, portano ritardi nello sviluppo, problemi neurologici e deficit immunitari. Ed alcuni di essi possono venir trasmessi all'uomo. È sempre necessario intervenire in caso si riscontri diarrea intensa, diarrea con sangue, vomito, presenza di vermi nelle feci o nel vomito, presenza di uova nelle feci, simili a chicchi di riso, gatto estremamente affamato ma diminuzione del peso. Nel gattino, pancia gonfia, tipo una botte, letargia cronica. Se abbiamo notato uno o più di questi sintomi, è consigliata la visita veterinaria per selezionare la miglior terapia. Vermi del gatto. Come riconoscerli? Ci sono diversi tipi di vermi che possono infestare il gatto e non tutti hanno base nell'apparato digerente. Quello più diffuso è la tenia, che si annida nel tratto intestinale del gatto. Si presenta come un verme bianco o giallo paglia di lunghezza variabile. Può essere visibile in vomito e feci oppure sono riscontrabili le uova, simili a chicchi di riso bianco, attaccati alla base della coda o negli escrementi. Gli anchilostomi sono un altro genere di parassita che si nutre di sangue dalla parete intestinale del gatto. Vengono trasmessi dalla mamma ai gattini e fanno parte di quelli trattati con la sverminazione dei primi mesi di vita. Gli ascaridi e tricocefali sono più lunghi rispetto alle tenie e di color paglia. Si manifestano come uova ovoidali e hanno base nell'apparato digerente del gatto. Vengono trasmessi dal latte materno. La filaria è un pericolosissimo parassita che si annida nel cuore dell'ospite e produce scompensi cardiaci, spasmi, attacchi epilettici e letargia. Questo verme viene trasmesso dalle punture di zanzare infette e risale l'apparato circolatorio fino al cuore. L'Angiostrongyllus è un parassita che causa vomito, diarrea, inappetenza, gonfiori addominali. Nei casi gravi può essere letale. Il veicolo sono spesso lumache, rane ingeriti dal gatto che sono infettati dal parassita. Infine, i distomi epatici sono vermi che si annidano nei dotti epatici e nell'intestino. Prevenzione e cura. La miglior cura ai vermi del gatto è la sveminazione. Questa deve essere fatta a partire dai primi mesi di vita del gattino, quando l'assunzione del latte materno è terminata. Se hai altre domande o dubbi, contatta il tuo medico veterinario di fiducia che sarà sicuramente disponibile di rispondere. Amici di Zooplanet, anche per oggi è tutto, ma prima di lasciarti vogliamo porvi una domanda. Il vostro amico a 4 zampe ha mai avuto i vermi? Se sì, come avete eliminato questi parassiti? Scrivete la vostra risposta sotto nei commenti. E come sempre non dimenticate di mettere like al video, iscrivervi al canale e attivare le campanella per non perdere nessuna news. Ciao da Zooplanet!